Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Gensar Eli Lilly Italia SPA. Ultimo aggiornamento, 19 maggio 2022. Cos'ha Gensar? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Gensar durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Gensar? Gensar è un farmaco a base del principio attivo gencetabina cloridrato, appartenente alla categoria degli antineoplastici antimetaboliti e nello specifico analoghi della pirimidina. È commercializzato in Italia dall'azienda Eli Lilly Italia SPA. Gensar può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Gensar 1 G-Polv. Per Soluz. Per infusione 1 flaconcino. Gensar 200 mg Polv. Per Soluz. Per infusione 1 flaconcino 200 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Eli Lilly Italia SPA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: gencetabina cloridrato. Gruppo terapeutico: antineoplastici antimetaboliti. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: la gencetabina, in combinazione con cisplatino, è indicata nel trattamento di pazienti con carcinoma della vescica localmente avanzato o metastatico. La gencetabina è indicata nel trattamento di pazienti con adenocarcinoma del pancreas localmente avanzato o metastatico. La gencetabina, in combinazione con cisplatino, è indicata nel trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule, NSCLC, localmente avanzato o metastatico. La gencetabina in monoterapia può essere considerata in pazienti anziani o con performance status uguale a 2. La gencetabina in combinazione con carboplatino è indicata nel trattamento di pazienti con carcinoma dell'epitelio dell'ovaio localmente avanzato o metastatico che hanno recidivato almeno 6 mesi dopo terapia di prima linea con platino. La gencetabina, in combinazione con paclitaxel, è indicata nel trattamento di pazienti con carcinoma della mammella non resecabile localmente ricorrente o metastatico che hanno recidivato dopo chemioterapia adiuvante o neoadiuvante. La precedente chemioterapia deve aver incluso un'antraciclina a meno che questa non fosse controindicata. Posologia. La gencetabina deve essere prescritta solamente sotto la supervisione di un medico qualificato per l'uso della chemioterapia antitumorale. Posologia. Carcinoma della vescica. Uso in combinazione. In combinazione con cisplatino. La dose di gencetabina raccomandata di 1000 mg/m2, da somministrare per via endovenosa in 30 minuti nei giorni 1, 8, 15 di ciascun ciclo di 28 giorni. La dose di cisplatino raccomandata di 70 mg/m2, da somministrare il giorno seguente la somministrazione di gencetabina, oppure il giorno 2 di ciascun ciclo di 28 giorni. Questo ciclo di 4 settimane può essere ripetuto. La riduzione del dosaggio nell'ambito di un ciclo o durante cicli successivi di terapia può essere effettuata in base al grado di tossicità causata dal farmaco nel paziente. Carcinoma del pancreas. La dose di gencetabina raccomandata di 1000 mg/m2, da somministrare per via endovenosa in 30 minuti, una volta a settimana per 7 settimane consecutive, facendo poi seguire una settimana di riposo. I cicli successivi dovranno consistere di somministrazioni una volta a settimana per 3 settimane consecutive, facendo poi seguire una settimana di riposo. La riduzione del dosaggio nell'ambito di un ciclo o durante cicli successivi di terapia può essere effettuata in base al grado di tossicità causata nel paziente. Carcinoma del polmone non a piccole cellule. Monoterapia. La dose di gencetabina raccomandata di 1000 mg/m2, da somministrare per via endovenosa in 30 minuti, una volta a settimana per 3 settimane consecutive, giorni 1, 8, 15, facendo poi seguire una settimana di riposo. Questo ciclo di 4 settimane può essere ripetuto. La riduzione del dosaggio nell'ambito di un ciclo o durante cicli successivi di terapia può essere effettuata in base al grado di tossicità causata dal farmaco nel paziente. Uso in combinazione. La dose di gencetabina raccomandata di 1250 mg/m2, da somministrare per via endovenosa in 30 minuti, nei giorni 1 e 8 di ciascun ciclo di 21 giorni.
Questo ciclo di 4 settimane può essere ripetuto. La riduzione del dosaggio nell'ambito di un ciclo o durante cicli successivi di terapia può essere effettuata in base al grado di tossicità causata nel paziente. La dose di cisplatino generalmente consigliata è di 75-100 mg/m2, da somministrare una volta ogni 3 settimane. Carcinoma della mammella. Uso in combinazione. Gemcitabina in combinazione con paclitaxel è raccomandata somministrando paclitaxel 175 mg/m2 per infusione endovenosa della durata di circa 3 ore il giorno 1, seguita da gemcitabina 1250 mg/m2 per infusione endovenosa della durata di 30 minuti nei giorni 1 e 8 di ciascun ciclo di 21 giorni. La riduzione del dosaggio nell'ambito di un ciclo o durante cicli successivi di terapia può essere effettuata in base al grado di tossicità causata nel paziente. I pazienti devono avere una conta assoluta dei granulociti di almeno 1500 x106L prima di iniziare la somministrazione di gemcitabina associata a paclitaxel. Carcinoma dell'ovaio. Uso in combinazione. La dose di gemcitabina consigliata in combinazione con carboplatino è di 1000 mg/m2, da somministrare per infusione endovenosa in 30 minuti, nei giorni 1 e 8 di ciascun ciclo di 21 giorni. Il carboplatino verrà somministrato dopo la gemcitabina il giorno 1 in modo tale da raggiungere una AUC di 4,0 mg/ml per minuto. La riduzione del dosaggio nell'ambito di un ciclo o durante cicli successivi di terapia può essere effettuata in base al grado di tossicità causata nel paziente. Monitoraggio per motivi di tossicità e variazione della dose dovuta alla tossicità. Variazione della dose dovuta a tossicità non ematologica. Una visita medica periodica e controlli della funzionalità renale ed epatica devono essere effettuati per accertare una tossicità non ematologica. In base al grado di tossicità presentato dal paziente può essere attuata una riduzione del dosaggio ogni ciclo o nell'ambito di un solo ciclo. In generale, per una tossicità non ematologica grave, grado 3 o 4, con eccezione per la nausea/vomito, la terapia con gemcitabina deve essere sospesa o ridotta a seconda del giudizio del medico. Le dosi devono essere sospese fino a quando, secondo il parere del medico, la tossicità non sia risolta. Per un aggiustamento del dosaggio di cisplatino, carboplatino e paclitaxel somministrati in associazione terapeutica, si consiglia di fare riferimento al corrispondente riassunto delle caratteristiche del prodotto. Variazione della dose dovuta a tossicità ematologica. Inizio di un ciclo. In tutte le indicazioni, prima della somministrazione di ogni dose il paziente deve essere monitorato per quanto riguarda la conta dei granulociti e delle piastrine. I pazienti devono avere una conta dei granulociti in valore assoluto di almeno 1500 x106L e una conta delle piastrine di 100.000 x106L prima dell'inizio di un ciclo. Nell'ambito di un ciclo, variazioni della dose di gemcitabina nell'ambito di un ciclo devono essere effettuate secondo la seguente tabella. Variazioni della dose di gemcitabina nell'ambito di un ciclo per il carcinoma della vescica, NSCLC, e il carcinoma del pancreas, somministrata in monoterapia o in associazione con cisplatino. Valore assoluto della conta dei granulociti, x106L. Conta delle piastrine, x106L. Percentuale del dosaggio standard di Gemzar, per 100 e 100, 500, 1, 000 o 50, 000, 100, 000, 75, 500 o 50.000. Omissione della dose. Nell'ambito di un ciclo l'omissione del trattamento non sarà riconsiderata prima che il valore assoluto della conta dei granulociti raggiunga almeno 500 x106L e la conta delle piastrine torni a 50.000 x106L. Variazioni della dose di gemcitabina nell'ambito di un ciclo per il carcinoma della mammella, somministrata in associazione con paclitaxel. Valore assoluto della conta dei granulociti, x106L. Conta delle piastrine, x106L. Percentuale del dosaggio standard di Gemzar, per 100 a 0 yen 1200 e 100 1000 1200 o 50 000 75 000 75 700 1000 e a 0 yen 50.000 50 700 o 50.000. Omissione della dose. Nell'ambito di un ciclo l'omissione del trattamento non sarà riconsiderata. Il trattamento inizierà il giorno 1 del ciclo successivo una volta che il valore assoluto della conta dei granulociti raggiunga almeno 1500 x106L e la conta delle piastrine torni a 100.000 x106L.
Variazioni della dose di gemcitabina nell'ambito di un ciclo per il carcinoma dell'ovaio, somministrata in associazione con carboplatino. Valore assoluto della conta dei granulociti, x106L. Conta delle piastrine, x106L. Percentuale del dosaggio standard di Gemzar, %. E a 0 yen 100.000, 100, 1000, 1500 o 75, 000, 100, 000, 50, 1000 o 75.000. Omissione della dose. Nell'ambito di un ciclo l'omissione del trattamento non sarà riconsiderata. Il trattamento inizierà il giorno 1 del ciclo successivo una volta che il valore assoluto della conta dei granulociti raggiunga almeno 1500 x106L e la conta delle piastrine torni a 100.000 x106L. Variazione della dose dovuta a tossicità ematologica in cicli successivi. In tutte le indicazioni, la dose di gemcitabina deve essere ridotta al 75% della dose iniziale del primo ciclo, in presenza delle seguenti tossicità ematologiche. Valore assoluto della conta dei granulociti. 500 x 106L per PA di 5 giorni. Valore assoluto della conta dei granulociti. 100 x 106L per PA di 3 giorni. Neutropenia febbrile. Piastrine. 25.000 x 106L. Ritardo del ciclo di oltre una settimana a causa della tossicità. Modo di somministrazione. Gemzar è ben tollerato durante l'infusione e può essere somministrato in ambito ambulatoriale. Se si verifica uno stravaso, abitualmente l'infusione deve essere interrotta immediatamente e ricominciata in un altro vaso sanguigno. Il paziente deve essere attentamente monitorato dopo la somministrazione. Per le istruzioni sulla ricostituzione, vedere paragrafo 6. Popolazioni speciali. Pazienti con compromissione renale o epatica. La gemcitabina deve essere usata con cautela nei pazienti con compromissione epatica o renale, in quanto le informazioni insufficienti provenienti da studi clinici non consentono di raccomandare una dose precisa per questa categoria di pazienti. Vedere paragrafi 4 e 5, 2. Anziani, 65 anni. La gemcitabina è stata ben tollerata in pazienti sopra i 65 anni di età. Non c'è evidenza che indichi che nell'anziano siano necessari aggiustamenti della dose oltre a quelli già consigliati per tutti i pazienti. Vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica, 18 anni. L'uso di gemcitabina nei pazienti sotto i 18 anni non è raccomandato poiché a copyright i dati di sicurezza ed efficacia sono insufficienti. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti. Allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il prolungamento del tempo di infusione ed un'aumentata frequenza di somministrazioni hanno dimostrato un aumento della tossicità. Tossicità ematologica. La gemcitabina può determinare soppressione della funzionalità midollare, come evidenziato dalla, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati specifici studi di interazione, vedere paragrafo 5, 2. Radioterapia. Radioterapia concomitante, effettuata contemporaneamente o separatamente entro un intervallo di tempo a 0 a 7 giorni. La tossicità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Gemzar durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Gemzar durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile / contraccezione negli uomini e nelle donne. A causa del potenziale genotossico della gemcitabina, vedere paragrafo 5, 3, le donne in età fertile devono utilizzare misure contraccettive efficaci durante, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. È stato tuttavia riportato che la gemcitabina causa sonnolenza da lieve a moderata, specialmente in associazione al consumo di alcolici. Pertanto, i pazienti devono essere messi in guardia per quanto riguarda la guida di veicoli e l'uso di macchinari finché copyright non è sicuro che il trattamento con gemcitabina non ha causato sonnolenza. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati associati alla terapia con Gemzar osservati più a comunemente comprendono nausea con o senza vomito, aumento dei livelli delle transaminasi epatiche, AST/ALT, e della fosfatasi alcalina, osservati in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esistono antidoti per il sovradosaggio di gemcitabina. Dosi uniche fino a 5700 mg/m2 sono state somministrate per infusione endovenosa in 30 minuti ogni 2 settimane con una tossicità clinicamente accettabile.
In caso di sospetto sovradosaggio, il paziente deve essere sottoposto ad appropriati esami ematologici e ricevere, se necessario, terapia di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Analoghi della pirimidina, codice ATC. L01BC05. Attività citotossica in colture cellulari. La gemcitabina mostra una significativa attività citotossica verso varie colture cellulari tumorali murine ed umane. Presenta una proprietà farmacocinetiche. I dati farmacocinetici di gemcitabina sono stati verificati in 353 pazienti in 7 studi. Le 121 donne ed i 232 uomini presentavano un'età variabile da 29 a 79 anni. Dati preclinici di sicurezza. In studi con dose ripetuta fino a 6 mesi nei topi e nei cani, il risultato principale era che lo schema e la soppressione dell'ematopoiesi dose dipendente si presentava reversibile. Elenco degli eccipienti. Gemzar 200 mg contiene mannitolo e 421 sodio acetato e 262 acido cloridrico e 507 per aggiustare il pH, sodio idrossido e 524 per aggiustare il pH. Gemzar 1000 mg contiene mannitolo e 421 sodio. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Gemzar a base di gemcitabina cloridrato sono gemcitabina ICMA, gemcitabina SAN, gemcitabina Teva. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.